tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere sulla Phalaenopsis, e questo è l'obiettivo che ci siamo posti oggi io e Gioele Porrini qui dalla Varesina Orchidee. Bene Gioele, vediamo se riusciamo veramente a dire tutto quello che c'è da dire sulla Phalaenopsis, che mi dicevi essere l'orchidea più diffusa e più conosciuta. Sì, 291 milioni di piante di Phalaenopsis prodotte in Olanda nel 2008, quindi considerando, se togliamo i festivi e le domeniche, praticamente 1 milione al giorno. Questo perché? Perché la Phalaenopsis è un'orchidea che più di tutte si è adattata alle condizioni domestiche. È una pianta da ombra e da caldo, quindi le condizioni della casa, quindi che in linea generale ha un'illuminazione minore della serra e una temperatura più alta, è l'ambiente adeguato per questo tipo di orchidea. La Phalaenopsis è un'orchidea epifita, quindi vive sugli alberi, anche lei come tantissime orchidee. Questo è il motivo per cui ha queste radici così carnose che vediamo qui, che sono di colore un po' argentato. La radice dell'orchidea è di fatto racchiusa in questa spugna grigiastra che la attornia, che si chiama velamen radicale. Sono strati e strati di cellule morte che costituiscono una spugna praticamente, e quando la pianta viene bagnata questa spugna si imbeve di acqua e tiene umidità poi attorno alle radici. Ovviamente in questo tipo di condizioni una Phalaenopsis è strutturata quindi per rimanere per un certo periodo asciutta e per un certo periodo bagnata, e questo è il suo naturale ciclo. Quindi noi dovremo bagnarla solamente quando è asciutta. Quindi noi soppesiamo il vaso, adesso Alessandro ce lo fa la prova per sentire che effettivamente è leggero, Leggerissimo, decisamente leggero, e poi anche voi a casa potrete prenderci un po' di abitudine. Quando è leggero e vedete proprio che il vaso è asciutto, non c'è condensa attorno alle radici, allora la pianta è sicuramente da bagnare, quindi la immergerete 2 minuti nell'acqua, proprio 2 minuti, l'importante è giusto il tempo che la corteccia si imbeva e che venga ricostituita la giusta umidità attorno alle radici. Un'altra cosa importante che spesso mi viene chiesta sono le radici secche. Dice: ma la mia orchidea ha delle radici che escono dal vaso e si seccano, quindi evidentemente sta male. E io rispondo sempre no, perché la Phalaenopsis è strutturata per avere delle radici aeree, cioè per avere delle radici che stanno fuori dal vaso. È proprio strutturata per natura, nella sua natura uscire dal vaso. Ovviamente però quando una radice è secca noi possiamo tagliarla. Tutto ciò che è secco, che è morto e che è marcio, noi lo togliamo senza nessun timore. Quelle invece sane le lasciamo, perché quelle sono parte integrante della pianta, che quindi servono alla pianta per crescere. Un'altra cosa da dire sono le foglie vecchie. Tanti mi dicono: ma le foglie alla base mi diventano brutte. Sì, è normale, infatti adesso vi faccio vedere che queste possiamo tranquillamente toglierle, le si strappa fino alla base e l'importante è che togliamo tutto fino all'ascella della foglia, perché la Phalaenopsis è un'orchidea monopodiale, quindi cresce dal basso verso l'alto. Le foglie nuove le troveremo sempre al centro della pianta, mentre le foglie vecchie le troveremo via via che scendiamo nelle parti vecchie. Come tutte le cose vive, ovviamente si rigenerano. Le piante hanno questa capacità meravigliosa di crescere su se stesse e rigenerarsi continuamente creando delle foglie nuove, e a ogni foglia nuova che viene creata ovviamente la pianta abbandona alcune foglie vecchie e quindi poi ingialliscono, la pianta recupera tutta la clorofilla che rende verdi le foglie, la recupera per usare proprio mattoncini per fare le foglie nuove, e le foglie vecchie che poi ingialliscono si possono tranquillamente togliere. Un'altra
questione che di solito ci si pone è la questione degli ultimi boccioli. Allora, il ramo della Phalaenopsis comincia a fiorire, ha un processo di fioritura che viene chiamato acropeto, cioè dal basso verso l'alto, no? Va proprio verso l'alto, e quindi i primi fiori a sbocciare sono quelli nella parte bassa e poi via via sbocciano i fiori nella parte alta, e poi mano a mano che si sale si troveranno dei boccioli chiusi e via via. Gli ultimi 2-3 boccioli, questi che vedete molto piccoli, è normalissimo che non fioriscano, è nella sua natura, perché la pianta fa un sacco di fiori e poi è facile, tante volte fioriscono, tante volte no, è normale, tante volte diventano spugnosi e cadono, è naturale e non bisogna preoccuparsi. Quello che invece non è normale è quando la nostra pianta è in una condizione del genere. Quando invece la nostra pianta fa tanti boccioli spugnosi e cadono, come in questo caso, noi possiamo sì toglierli, quindi noi li togliamo, quindi con un'unghia facciamo un po' di pressione e togliamo il bocciolo, però questo non è normale. Ecco, quando la Phalaenopsis fa questo tipo, mostra questo tipo di comportamento, di solito è dovuto a degli sbalzi di temperatura. Quindi sbalzi di temperatura, di solito un colpo di caldo, ma anche un colpo di secco. Una Phalaenopsis in fioritura è comunque una pianta che sta apportando crescita, sta costruendo qualcosa, sta costruendo il ramo, e quindi se manca l'acqua in quel periodo può anche capitare che i boccioli appunto diventano spugnosi e poi cadono. Un'altra delle domande frequenti sul Phalaenopsis è come devo comportarmi quando il ramo è sfiorito. Allora, come vediamo qui, il ramo della Phalaenopsis ha diversi nodi che vediamo qui, no? Ogni nodo per sua natura, quindi apriamo uno così vi faccio vedere, ha una gemma dormiente. Eccola qui. Questa è una gemma, esatto. Questa è una gemma dormiente, chiamata anche gemma dello stelo fiorale. È una gemma che per sua natura è fatta per rimanere appunto dormiente, per rimanere ferma. Però nel momento in cui la pianta dovesse perdere la parte superiore dello stelo, allora questa gemma si sveglia e fa un piccolo ramo con dei fiori. Ora, ogni nodo sullo stelo fiorale può generare un ramo a fiore, però questo non significa che noi dobbiamo mantenere tutti i nodi. Noi possiamo decidere, una volta che la nostra orchidea è sfiorita, di tagliare alla base, quindi di tagliare al primo nodo o al secondo. Questo è il secondo nodo, possiamo decidere di tagliare qui oppure di tagliare un po' più in basso, e quindi ripartirà da lì. Il vantaggio di tagliare lo stelo è che la nostra pianta rifarà uno stelo da capo e lo rifarà grande come il precedente. Invece, mantenendo lo stelo precedente, la pianta sarà come affaticata da una sovrastruttura che già aveva e che quindi farà fatica e farà solamente un piccolo stelo dal nodo fiorale e quindi ci farà molti meno fiori. Io di solito ho l'abitudine di tagliarli totalmente e quindi aspettare che la pianta, ben coltivata ovviamente, ne faccia degli altri. Se poi la pianta è in uno stato invece di salute non buona, invece farà fatica, però quello è un altro discorso. Le Phalaenopsis sono piante da ombra, come abbiamo detto, quindi vivono negli strati della foresta più bassi, spesso si trovano vicino ai fiumi in natura. Lo stesso Bloom, quando scoprì la prima Phalaenopsis, la Phalaenopsis amabilis nel 1800, la scoprì proprio su un fiume del Borneo. Quindi è una pianta da ombra. Questo cosa significa? Significa che in estate noi la porteremo fuori in posizioni ombrose, quindi in una posizione sotto un albero o riparata, ma in inverno alle nostre latitudini la luce è sempre poca, perché noi non siamo alle latitudini tropicali, siamo al 45° parallelo e quindi l'illuminazione è decisamente minore rispetto a quella che c'è ai tropici. Questo significa che noi daremo alle Phalaenopsis quanta più luce possibile davanti alla finestra, meglio illuminata, però non tenetele mai vicino al vetro, perché il vetro di solito è freddo e quindi spesso, se le foglie stanno vicino al vetro freddo, possono anche mostrare poi dei danni da freddo e quindi delle ustioni.
Questo è un po' quello che posso dirvi sulla Phalaenopsis. Benissimo, allora noi pensiamo veramente di aver detto tutto, o meglio Gioele ci ha detto tutto. Se c'è qualcosa invece che ancora non è stato detto e che vi interessa sapere, lasciate in calcio a questo video la richiesta e Gioele sicuramente vi darà una risposta. Alessandro, Gioele e le splendide Phalaenopsis vi salutano e vi chiedono di mettere come sempre un bel pollice all'insù. Ciao, alla prossima! A tutti!